Spesso quando ci troviamo da soli abbiamo una sensazione negativa. È normale, l'uomo ha bisogno di contatto con gli altri ed è giusto che sia così. È giusto desiderare amicizia, relazioni, qualcuno con cui condividere la propria vita. Il sociale è una delle nostre prerogative più importanti. Eppure, quando arriva la solitudine, non dobbiamo vederla come qualcosa di negativo. Al contrario, può diventare un'opportunità, un'occasione preziosa per sviluppare il nostro potere interiore. La solitudine è il terreno della trasformazione. È lì che avviene un processo interiore che ci dona il potere di uno sguardo diverso, più profondo di quello della semplice vista. In questa epoca l'egoismo è molto forte, eppure tutto ciò ha uno scopo evolutivo: sviluppare una individualità cosciente. Nei video precedenti abbiamo visto come le forze arimaniche luciferiche agiscono quasi meccanicamente. Come dice il Joker in Batman, lo sai cosa sono? Sono un cane che insegue le macchine. Non saprei cosa farmene se le prendessi. Ecco, io agisco e basta. Anche queste forze, pur nel loro agire indegno, svolgono un compito prestabilito, sottostanno a una volontà prima. Il loro scopo è impedire o ostacolare l'evoluzione spirituale dell'essere umano. Per questo dobbiamo cercare di innalzare il nostro sguardo e vedere queste forze senza giudizio. Amici e nemici, in senso puramente spirituali, non esistono. Solo nel distacco possiamo assaporare l'esistenza nella sua totalità. Questa osservazione profonda nasce quando sviluppiamo un nuovo potere dentro di noi, il potere dello sguardo meditativo. Ma cos'è lo sguardo meditativo? È uno sguardo interiore, una percezione profonda che si acquisisce anche grazie alla solitudine. È l'anticamera della chiaroveggenza, un modo per affinare i nostri sensi, vivificare il pensiero e stimolare l'intuizione. Si sviluppa attraverso 3 vie principali: una solitudine attiva, sofferenza interiore e predisposizione naturale. Lo sguardo meditativo ci permette di osservare il mondo interiore ed esteriore, con una finezza di pensiero che apre le porte per l'intuizione. Il senso intuitivo, se coltivato, ci permette di percepire l'essenza delle cose, di cogliere ciò che si nasconde dietro le quinte della realtà. La solitudine in questo modo assume una sacralità e una funzione specifica. La solitudine è necessaria per l'io, la nostra scintilla divina interiore, il nostro io superiore. L'uomo moderno deve sperimentare la solitudine, non come una punizione, ma come una condizione karmica. L'uomo moderno deve imparare a trovare nell'interiorità quello che un tempo trovava nella comunità. In quest'epoca l'io cresce solo se matura nell'esperienza della solitudine. E per solitudine non si intende solo una solitudine fisica, ma anche una solitudine del pensiero. Quando il pensiero si ritrae dalla realtà, da ciò che lo condiziona esternamente, e può iniziare a funzionare in maniera più pura. La solitudine è il momento nel quale l'io può staccarsi brevemente dal corpo astrale. I desideri e le emozioni si quietano. La solitudine quindi diventa un laboratorio interiore. Nel raccoglimento, nella quiete, nella riflessione profonda, l'io inizia a diventare più visibile all'uomo. La solitudine è il terreno della conoscenza. Nella solitudine avvengono gli atti cognitivi più alti: concentrazione, meditazione, percezione di pensieri viventi. Nella solitudine l'esoterismo ci insegna che abbiamo la possibilità di ascoltare pensieri spirituali, unificare volontà e sentimento, distinguere quello che viene dallo spirito da quello che viene dalla psiche. La conoscenza appunto nasce da un'anima che ha imparato a stare da sola con i suoi pensieri. La solitudine è una prova di quest'epoca, è una prova dell'io. È come se ogni epoca avesse la sua prova iniziatica. Anticamente era la prova della comunità, ad oggi è una prova di solitudine interiore, perché in quest'epoca di coscienza, quest'epoca di individualità, l'uomo deve imparare a stare nella propria luce senza dipendere da qualcun altro all'esterno. Però quella luce va trovata, va scovata dentro di sé, e la solitudine ci offre l'opportunità di farlo. Quindi possiamo affrontare la solitudine in 2 metodi. Una solitudine sana, costruttiva, è una solitudine invece che ci può portare solo alla chiusura. Una solitudine sana noi la possiamo affrontare con una calma interiore, una verticalità verso l'alto, un senso di rispetto per il momento, senza sentirci veramente soli.
perché alla fine non siamo mai veramente soli. Una solitudine invece che non è sana, è un isolamento nato dall'egoismo, dal nessuno mi capisce, un ripiegamento su se stesso, una chiusura dell'anima che genera un sentimento depressivo. Quindi l'anima può ritrovare se stessa nella solitudine o perdersi nella solitudine, perché la solitudine è come se fosse uno strumento. Siamo noi a decidere come usarlo. La solitudine è uno spazio dove agiscono delle forze universali, perché quando creiamo silenzio, raccoglimento, siamo da soli con i nostri pensieri, eleviamo il nostro pensiero, il nostro io viene nutrito dall'alto, può finalmente potenziarsi, le forze universali possono agire su di esso. È come se lo spirito parlasse nel silenzio dell'anima. Il nostro potere che acquisiamo, lo sguardo meditativo, oltre a favorire la percezione dei mondi spirituali, porta benefici concreti nella vita di tutti i giorni. Chi lo sviluppa impara ad osservare con maggiore chiarezza e calma, diventando più lucido nelle decisioni, meno soggetto a reazioni impulsive, meno soggetto a influenze esterne, permette di leggere situazioni con maggior profondità, cogliere dettagli che normalmente sfuggono, comprende le motivazioni degli altri e gestire i conflitti. In ambito pratico, nella vita di tutti i giorni, significa agire con maggiore efficienza, risolutezza, lucidità, ma anche comunicare in maniera più empatica, affrontare problemi complessi senza la solita agitazione, ma anche organizzare e strutturare la propria giornata con consapevolezza e affina il nostro pensiero dall'impatto delle nostre emozioni, rendendo il pensiero più puro. Possiamo capire la radice del perché di azioni rivolte a noi. Possiamo capire la radice del perché di azioni che rivolgiamo agli altri. Leggiamo con più profondità gli eventi esteriori. Capiamo meglio le intenzioni di qualcuno. Riusciamo ad intuire meglio l'azione di determinate forze che agiscono a livello sociale. Possiamo prevedere alcuni eventi grazie a una visione più ampia e meno implicata. La nostra intuizione ha più potere e può farci fare delle scelte con più saggezza. In sostanza, lo sguardo meditativo non è solo uno strumento applicabile alla vita spirituale, ma un vero e proprio potere pratico per affrontare il mondo materiale con maggior coscienza, lucidità, sicurezza, equilibrio, acutezza. Lo sguardo meditativo lo possiamo usare sempre nella vita quotidiana. È diverso dalla meditazione tradizionale. Lo sguardo meditativo ci dona una profondità senza richiedere un'astrazione potente come nella meditazione tradizionale, che molte delle volte ha bisogno di una guida esperta. La solitudine quindi non è un peso, è un dono, un'occasione, un laboratorio interiore, la chiave per sviluppare il nostro sguardo meditativo, il nostro sguardo interiore, che ci apre al mondo spirituale e riesce a potenziare finalmente il nostro io. Vorrei lasciare un esercizio pratico per lavorare e sviluppare il nostro sguardo meditativo. Trova un luogo dove ti senti a tuo agio. Può essere la tua stanza, la terrazza o semplicemente davanti alla finestra della tua camera. Per un momento, immagina che tutto quello che accade fuori non ti riguardi, distaccati completamente da quello che accade fuori. Osserva la realtà come un flusso continuo, però tu per un istante sei fuori da quel flusso. Non è necessario chiudere gli occhi, puoi semplicemente osservare, distaccato. Rimani però lucido, presente, consapevole. Ora focalizza la tua attenzione su un oggetto in particolare. Può essere un albero, un fiore, una pietra, il terreno, il cielo, qualsiasi cosa che tu possa osservare all'esterno. Focalizzati sull'oggetto e portalo dentro di te. Inizia a porti delle domande interiori su di esso, delle domande pensate. Perché ha quella forma? Perché ha quella funzione? Quale forza sembra animarlo? Quali sono i processi all'interno di esso? Cosa l'oggetto ci fa venire in mente? Come si relaziona con il mondo attorno a lui? Esplora l'oggetto attraverso il tuo pensiero, focalizzandoti su di esso. Questo esercizio può essere applicato a qualsiasi cosa. Se allenato nel tempo, può farti cogliere la radice spirituale dell'oggetto, il suo lato occulto, quello che c'è dietro il suo aspetto esteriore, quello che non possiamo vedere con la nostra visione normale, ma con la nostra visione percettiva.
con il nostro sguardo meditativo. Questo è un primo passo verso lo sviluppo di uno sguardo meditativo, uno strumento per percepire la realtà oltre la sua superficie. Dov'è? Dov'è? Dov'è quel cuore, dov'è? Datemi un coltello per favore, dov'è quel cuore bandito che ha tradito il mio povero cuore, l'ha smontato infinito, dov'è?